sei un coglione, vecchio, come fai ad andare dritto? Abbiamo provato ieri. Follia, menare, menare! Come cazzo sei conciato? No, gli ho prestato il casco a mio fratello che l'ha lasciato a casa. Non lo so, sono in difficoltà. Subito problemi. Cosa combini? Mangia la pasta col tonno. Benvenuti in un nuovo video. Questo weekend correremo il campionato nazionale Gravel. Oggi è giovedì e domani partiremo verso Siena, Grosseto, Monte Aniate, insomma quelle zone là, dove appunto si svolgerà il campionato italiano. Adesso mi metto dietro a sistemare la bici perché ho ancora un po' di robe da fare, tra cui cambiare il copertone davanti perché c'ho dentro due bei fori, come ormai è nostra consuetudine. Qua ho ancora il monocorona di Gyrobomb che è un 36 denti molto panno, quindi rimontiamo il 44 e poi il copertone posteriore che è completamente andato e ovviamente anche la catena. Prepariamo le ultime cose, le buttiamo in macchina e direi che ci siamo. Vamos! Piccolo trucchetto: quando cercate di tubelessizzare le ruote metteteci dentro del glitter, perché così quando fate dei forellini aiuta un po' a tappare meglio. Quando il lattice va sul foro, visto che il lattice appunto è liquido e non si solidifica subito, se c'è del materiale plastico tipo il glitter aiuta a tappare meglio. Pro tip. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Finalmente è iniziato a vloggare, oh. Incredibile ma vero, ce l'abbiamo fatto ad arrivare in questo posto fuori dal mondo. Ciao raga! È stato un parto, finalmente ci siamo ricongiunti con Simo Pederiva, il nostro compagno di squadra per eccellenza. Oggi è sabato, andiamo a fare prova percorso. Ieri era venerdì. Incredibile ma vero. Domani domenica. Pensa a te. Andiamo a fare la prova percorso dei primi 20 km più o meno, una roba del genere, e poi gli ultimi 10. Quindi ora vi portiamo con noi. Vamos! Madò! Personaggio d'onore! Pazzesco! Come cazzo sei conciato? No, gli ho prestato il casco a mio fratello che l'ha lasciato a casa. Te usi quello? Ah, io ho finito. Ma robe da matti! Il Marza, cosa combini? Mangia la pasta col tonno. Sì! Hai la polvere tutta sulla pasta adesso, come il parmigiano. Foto! Follia! Follia! Menare! Menare! Il corridore 6! Miau! Subito problemi. Subito problemi. Verifichiamo qua Facendo la ricognizione dei primi 15 km circa e panorami assurdi. Siamo scesi in Val d'Orcia dal Monte Aniata, veramente, cioè, follia, senza senso. Ogni volta che ci ritorno è uno spettacolo incredibile. Cioè, spettacolo, dai, senza senso. Primi 15 e poi il ritorno fatti. Com'è? Sensazioni? Cante. Io sto bene, ragazzi. Domani si va a canna, Agon, te cosa hai fatto oggi? Ti sei staccato? Sì. Non succederà questo a me. Da salivo 400 e voi ne avevate ancora di più, io non lo so. Ma perché te sei un cavallo? Mi sembra che l'ho già detto. Per quanto riguarda il peso, sì. Per quanto riguarda i watt, un po' di meno. Dai, spiegaci la strategia di domani, cosa fai? Allora, siccome ho saputo che ci sarà qualcuno che attacca da chilometro zero. Ah, così proprio. Sì. Io non lo farò. Ah, Limerò. E poi
Quindi vai via in fuga? No, sì, beh, dipende. Non lo so, sono in difficoltà. Ma il fatto è che io devo arrivare sotto la salita con un pelo di vantaggio sul gruppo dei favoriti, perché non ho 6 watt per chilo in salita. Però magari ne riesco a avere, non lo so, 5,5 dai, tutti. 5,5, quindi 5,5 per un'ora. sì. Dura. No, ma magari diventa 45 minuti, poi in discesa. Una tuonata. Tutti i jolly che posso giocare. Non foriamo però, che No, no, già, no. già abbiamo l'abbonamento. Se poi Però se foriamo. foriamo questa parte qua sarà divertente. Dai. Sicuro. No, però non forro. E quindi andrò forte. Perfetto. Stay tuned. A domani, news. Proviamo ad andare giù di qua con la macchina? Il giorno prima della gara. No, è meglio di no. Prova seconda parte di percorso. Pazzesca, bellissima. Molto fresca. Tommaso che ci segue in questi ultimi 15 km di percorso, detonare malissimo. Bene, ultimi 10 km provati. Adesso scarichino veloce col piede, si va a mangiare e poi gambe all'aria. E si prepara il tutto per domani. Altro personaggio di spessore. Fede Mande. Madonna. Robe da matti, chi sbucala. Ritrovamenti, Angelo, vecchio compagno di avventure e anche ex compagno di squadra, follia, robe da matti. Riscaldamento fatto, direzione griglia e via, ci siamo, è arrivato il momento. La seconda partenza ormai che dovranno dare 4, 3, 2, 1, il fischio ufficiale, partano la categoria di sport M1 ed M2. Ragazzi, in bocca al lupo! Trasferimento, sognate grande ragazzi! Anche quest'anno non potevo mancare. Dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno, l'idea era di tornare al campionato italiano gravel con l'obiettivo di confermare la posizione o, perché no, magari anche migliorare. E la gara è partita in modo particolare, diciamo. I primi 10 km sono stati neutralizzati dietro alla macchina che apriva la corsa, e una scelta un po' strana, visto che ha aggiunto ancora più tensione invece che toglierla. Il gruppo era già molto nervoso e tutti sapevano che appena la macchina si sarebbe tolta si sarebbe scatenato l'inferno. Infatti, appena è finito il tratto controllato, la gara è esplosa. Una partenza pericolosissima su asfalto in discesa che ha reso tutto ancora più caotico, e si è partiti comunque veramente forte, molto forte, dove ogni strappo veniva affrontato a oltre 600 watt. E in gravel di solito si ragiona su gare comunque da 4 ore e mezza, 5. Qui invece era tutto condensato in un percorso che inizialmente doveva essere di 110 km, ma poi è stato accorciato ancora di più, arrivando a 88 km con il dislivello di 2000 metri che è rimasto praticamente invariato. Perciò, come se inizialmente il percorso non fosse già abbastanza corto, ha reso la gara praticamente come una gran fondo, decisamente poco simile alle gare gravel che siamo abituati a correre. Il tratto centrale della gara era decisamente più godibile, diciamo. Le strade bianche della Val d'Orcia erano belle compatte, con questi strappetti e questi continui saliscendi. Un gravel decisamente più scorrevole, veloce. In più, appunto, la Val d'Orcia ha questi paesaggi spettacolari, e anche se si è comunque col naso sul manubrio e non si riesce a guardare molto intorno, comunque con la coda dell'occhio si percepisce di essere in un luogo veramente meraviglioso. Nelle ultime 6 settimane comunque mi sono focalizzato molto sulla parte aerobica in vista di una ultra, la Jeroboam Methusalem, un evento di 600 km che poi ho vinto, e quindi ho completamente trascurato nei miei allenamenti la parte anaerobica, e quindi dopo la prima ora fatta a 350 watt di potenza normalizzata è arrivato il salatissimo conto da pagare, ovvero una bella crisi mistica dove i watt non sapevo più cos'erano, e come se non bastava poi da lì a poco cominciava anche la salita decisiva, quella lunga 11 km belli
duri, infiniti, con ogni tipo di fondo possibile e immaginabile. C'era sabbia, fango, radici, rocce, di tutto e di più, e io ci sono praticamente arrivato vuoto. Ho provato a tenere i 330 all'inizio, ma dopo poco sono sceso a 300 watt, poi ancora di più a 280, poi infine a 250, e lì mi sentivo un chiodo piantato per terra, non la muovevo. E per completare il quadro ovviamente è arrivato anche il mal di schiena, tutto nella norma, tutto regolare. Negli ultimi chilometri invece qualcosa è cambiato. L'ultimo anello da 15 km per tornare verso l'arrivo l'ho affrontato decisamente in ripresa. Piano piano infatti i watt hanno cominciato a tornare e la mente era più lucida. Peccato però che la gara fosse praticamente finita, ma almeno sono arrivato all'arrivo senza strisciare. Dal punto di vista dei rifornimenti però tutto ha funzionato alla perfezione. Con la squadra abbiamo deciso di fare 2 feed zone, poi comunque lungo il percorso c'erano tanti punti acqua. Chiudo quindi infine in una deludente 12ª posizione, decisamente lontano dalla top 3 che mi ero prefissato, ma vabbè, questo è il bello e il brutto delle gare. A volte si fa centro, a volte invece decisamente no, come oggi, dove devi solo portarla a casa e basta. Resta però il dubbio che la FCI alla 4ª edizione di questo campionato non abbia ancora capito cosa dovrebbe essere una gara gravel, ma speriamo che per la prossima si trovi in direzione decisamente più chiara. Eccoci qua, gara conclusa. Vai Pede, parlaci della tua gara, cosa è successo? E niente, io ieri avevo detto che avrei voluto attaccare al chilometro 0 E così è stato. perché cazzo poi c'era una salita lunghissima. Dopo 50 km ci aspettava una salita di 12 km e quindi ho detto è meglio arrivare sotto la salita col più vantaggio possibile, quindi al chilometro 0 voglio essere davanti e comunque cercare di seguire comunque i favoriti, perché sapevo che anche loro avrebbero fatto così. Così è stato e ci siamo trovati in 3 davanti, che eravamo io, Gaffu e Agostinacchio, inizialmente con anche Bagattin, numero 1, ascoltatelo fuori dal gruppo, un podcast devastante. Vabbè, eravamo noi 4, poi Baga ha deciso di staccarsi perché è saltato di testa, mi ha detto. E quindi siamo rimasti noi 3 e siamo andati a blocco fino sotto la salita, poi abbiamo preso la salita e lì, come l'hanno presa, ho capito che la cosa si metteva un po' male. Mi ha imboccato la salita più o meno a 370, 380, 400, 370. Lì ho detto beh, io mi metto a 350, poi ci ho ripensato, ho detto mi metto a 320. Poi alla fine, verso la fine, più di 250 non riuscivo a tenere, cioè era proprio un continuo sforzo così lungo, no, non è nelle mie corde, no? Venendo poi dal cross country ancora mi manca sta cosa, e in una salita così lunga no, non ce l'ho proprio. Quindi ho salvato il salvabile, e poi nell'ultima parte che si diceva molto di più le mie caratteristiche, quindi strappetti, salitina da 2-3 km, ho recuperato qualche posizione e dovrei aver chiuso 13 o 14, comunque in top 15. Più che altro sono contento di aver fatto il leone all'inizio, perché è nella mia indole. La gente che ti guarda dice cazzo, hai fatto... Ci hai provato? Ci hai messo un po' di carattere, no? Esatto. E questo mi piace, cioè nel senso sono contento di come ho fatto la gara. Te Agon? Per quanto riguarda me, anch'io ho provato andare via in fuga subito all'inizio con altri ragazzi, ma è durato un gran poco, visto che abbiamo sbagliato un paio di curve, siamo andati lunghi e quindi ci hanno ripreso subito. Come lunghi, figa? Abbiamo provato ieri. Sì. Abbiamo sbagliato un paio di curve, anzi una in particolare sono andato proprio fuori dritto, in mezzo ai campi. Cioè questo non me lo stai dicendo così, non ti perculo. In live, esatto. Così ti perculo in live, ma sei un coglione vecchio, come fai ad andare dritto? Abbiamo provato ieri. Vabbè, sono rimasto lì nel primo gruppo per 50 minuti più o meno. Continuiamo a fare scatti folli e poi vabbè, io sono un vitellone, quindi sugli strappetti veramente salivo a 500 ogni volta, fissi. Sono detonato male al 50° e ho fatto il cadavere per quasi 2 ore. Hai deambulato? Malissimo. Quindi ci hai messo 2 ore Ho fatto a fare... tutta la salita quella lunga, vecchio, tipo a 2,50 e di più non andavo. Cioè, tipo mi sembrava di essere in fuorisoglia. Sì, come mai comunque. Follia. E dopo invece mi sono ripreso sull'ultimo loop, l'ultimo giro, la parte finale, lì mi sono ripreso e sì, salivo a 3,30, 3,40, cioè mi sono ripreso a fine gara, follia. E basta, che vabbè. fai endurance. Esatto. È venuto fuori l'allenamento che hai fatto a Germone. Esatto. Ho spinto troppo all'inizio e lì mi sono fregata, però vabbè. Amen, ci siamo divertiti comunque, Sì, alla gare fine sì, portate a casa e abbiamo dato un po' di show. Esatto. E attenzione, notiziona, non abbiamo forato. Incredibile ma vero? Notizia incredibile. Perché quando foriamo è la prima cosa che Esatto. diciamo, no? Perché Invece cosa folle, specialmente per me, oggi 27 luglio, prima gara dell'anno, non ho forato.
E con questa notizia bomba, Eccoci qua. Cioè, prima su quel video parlato, voleva fare la conclusione senza regalarmi un po' di show. Qua i nostri... Questo è show. Hamburgerazzi. sti cazzi, no? L'altezza di sto hamburger. Follia. Non so se riesco a Quanto... Stiamo vloggando col telefono di Agon. Cosa sta facendo? Sei finito? Siamo qui con Agon. Come va? Stai messo male, vecchio. Perché sono in coma. Perché? Vecchio, c'hai il letto, che cazzo ti siedi così? Non lo so, ero qua in piedi, mi sono appoggiato un attimo e sono collassato. Agon non vuole più vloggare, ma gestirò io il suo profilo. La tour della casa che non abbiamo fatto perché Agon era atteso. Allora, praticamente siamo in un paesino che non mi ricordo il nome, a 20 minuti da Badia San Salvatore. Questo è il panorama, cioè quello intendo. Qui ha dormito mio fratello che sta editando. Qualcuno a blocco. Questo è il mio lettino cucciolo. Bagno stretto ma lungo. Adesso è deceduto davvero. Comunque dovrei tagliare un po' di pezzi perché non sono in grado di fare sta roba. Poi c'ho la mano che trema perché sono finito come una merda. Agon Editor arriverà nei prossimi giorni. Quindi direi che questo weekend È giunto al termine. è giunto al termine. Se non Noi ci seguite, siamo alla frutta, siamo finiti. Se non ci seguite, seguiteci. se non ci guardate, Guardateci. se volete continuare a guardarci, no. Fatelo. E niente, dai. Ci vediamo nei prossimi video. With you